Ehi là, ciao Tribers e benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. Il video di oggi è il secondo episodio della coach review che Fabrizio sta facendo sulla mia ricerca di bug sull'applicazione di Affluences. Se non hai capito nessuna di queste parole oppure semplicemente non hai visto il primo episodio, te lo lascio qua sopra, così che puoi andare a darci un'occhiata e poi venire di nuovo a vedere quest'altro video. Detto questo, non perdiamo altro tempo, che ci sono tante cose di cui parlare e che Fabrizio vuole farci vedere, e quindi passiamo la parola a Fabrizio o a me che cerco bug. Vediamo introduzione. Ok, introduzione ci riporta invece alla tutorial, tra virgolette. Va bene, non c'è problema. E aiuto immagino ci porti a una sezione aiuto dedicata. Ok, la sezione aiuto meriterebbe di una ricerca di bug a sé, perché generalmente è una sezione molto approfondita e magari è facile beccare un typo o qualcosa del genere, però diventa una cosa molto lunga, quindi io direi lasciamola per ultima e concentriamoci su altre al momento. Quello che ha fatto Carlo è il miglior approccio quando stiamo facendo una campagna di bug finding e non abbiamo un manuale che ci dà indicazioni precise su cosa deve essere testato, quindi stiamo facendo un test esplorativo. Andare a verificare che tutte le voci del menu siano funzionanti e che quindi ogni tap che noi andiamo a fare apre la pagina corrispondente è uno dei migliori modi per andare appunto a cercare bug. Ovviamente, come giustamente ha evidenziato Carlo, ci sono bug e bug, quindi mi raccomando, se state puntando a andare a cercare bug di valore, magari ricordatevi dove avete trovato dei bug un po' più low e concentratevi su quelli da high a critical. Nel caso in cui a fine test non doveste essere riusciti a trovare alcun bug, diciamo di severity high o critical, allora ritornate indietro, andate a recuperare i bug low e segnalateli. Vediamo intanto Carlo come procede con le altre sezioni dell'app. Ok, passiamo adesso a questo punto alla home, che è il cuore di questa applicazione. Vediamo tra quelli visti di recente qualche informazione relative soprattutto per esempio al fatto che siano chiusi, alla frequenza, all'affluenza in questo momento chiaramente. In più possiamo vedere qualcos'altro che sia segnato come intorno a noi. Proviamo a passare alla modalità mappa e vediamo se tutto funziona correttamente. Allora, innanzitutto vediamo che ci sono molti tag azzurri e molti grigi. Come mai? Allora, vediamo quelli azzurri. Ok, invece quelli grigi. Ok, mi sembra che quelli grigi siano solo su prenotazione, no. O prenotazione o chiusi, mi sembra. No, sì, prenotazione o chiusi. Quindi, no, forse, no, ok, adesso mi è più chiaro. Quelli blu sono aperti, quelli grigi sono chiusi. Ecco, forse sarebbe stato carino avere magari una leggenda. Questo potrebbe essere anche questo un bug usability low di qualche tipo, dove segnalo che sono entrato nell'app, clicco sulla modalità mappa e non trovo nessuna leggenda che mi spiega che quelli blu effettivamente sono aperti, quelli grigi sono chiusi. È facilmente intuibile, come avete visto ci ho messo poco anche io, però di fatto potrebbe essere una cosa carina. Come ha giustamente notato Carlo, ha evidenziato il fatto che i pin blu e grigi non fossero descritti rispetto a quello che stavano indicando, per cui sarebbe stato opportuno avere una leggenda con il pin grigio significa chiuso e il pin colorato significa aperto. In questi casi, giustamente Carlo dice, può essere segnalato come uno usability low, però è anche vero che se nell'app non abbiamo altre indicazioni o ad esempio non c'è un'altra mappa dove invece è presente la leggenda, sempre per la stessa tipologia di usabilità, a questo punto vorrà dire che è una scelta progettuale e per cui rientra nei work as design e quindi nei WAD. A questo punto non sarebbe da segnalare come bug e quindi lo lascerei proprio come ultimissima spiaggia, poiché potrebbe essere rifiutato in quanto il cliente lo ha progettato così e quindi non è assolutamente un bug. Trovo molto carino infatti invece l'animazione dell'affluenza che si può vedere per esempio cliccando su alcuni. A parte questo proviamo a cercare nelle vicinanze per esempio in aree che non sono queste. Ok, non mi dà nessun risultato, quindi funziona. Proviamo a zoomare in un'area enorme. Ricerca troppo estesa, ingrandisci la mappa. Ok, quindi anche qua ci sono dei controlli. Proviamo per esempio un'altra città, per esempio Pavia. Ok, e quindi anche su Pavia mi sembra funzionare tutto correttamente. Direi torniamo su Milano e proviamo magari a applicare qualche filtro, vedere se funzionano correttamente. Anche nella sezione filtri spesso è facile trovare qualche problema tipicamente. Per esempio possiamo provare a cliccare filtrando solo su biblioteche e magari diciamo che richiediamo prese elettriche e che siano aperte in questo momento.
Vediamo un po'. Ok, aperte in questo momento effettivamente diventano tutte blu, come ci aspettavamo. Proviamo per esempio a cancellare un filtro. Vabbè, non cambia molto. Cancellarne un altro. Ok, cambia qualcosa. Ok. Comunque mi sembra tutto che funzioni coerentemente, il numero di filtri è corretto e tutto sembra andare. Un altro comportamento classico da testare sono appunto i filtri, e come abbiamo visto Carlo ha unito diversi filtri perché è la situazione migliore rispetto ad usarli uno alla volta. Sempre metterne un po' di più e andare a vedere poi, togliendo o aggiungendo, se in effetti il risultato cambia. Questo è appunto il consiglio che do per andare a testare il funzionamento. Come avete notato, anche Carlo ha concluso dicendo in effetti quelli in celeste sono quelli aperti, per cui a riconferma di quanto detto poco fa, non è un bug da segnalare, bensì è un comportamento voluto. Proviamo a questo punto magari la ricerca. Per esempio potremmo cercare prima di tutto una biblioteca che sappiamo esserci, effettivamente sembra trovarla. Proviamo a cercare una cosa che non abbia senso, invece vediamo cosa ci ritorna. Ok, impossibile trovare il posto in cui hai cercato, anche qui ha senso come comportamento dell'applicazione. Anche per il campo cerca, il ragionamento che ha fatto Carlo è il migliore. Prima di tutto provate a cercare qualcosa che sapete che c'è, perché quella è la conferma che almeno la ricerca funziona sui dati che sicuramente sono presenti. Dopodiché provate a cercare una parola che abbia un senso, ma magari di diverso contesto. Quindi stiamo cercando delle biblioteche, potrei cercare panino, magari viene mostrato un risultato perché, che ne so, all'interno di una sede c'è un bar, oppure non viene mostrato alcun risultato e c'è una descrizione parlante di appunto nessun risultato per la ricerca effettuata, che appunto conferma che il motore della ricerca funziona ma non ha trovato alcun risultato, come è giusto che sia. Evitate di fare ricerche con una lettera o due lettere tipo AC, perché tendenzialmente potrebbe restituire molti risultati, perché potrebbe andare a prendere appunto una parte della parola che contiene AC, oppure potrebbe non restituirne nessuno, perché magari il numero minimo di lettere che fanno partire la ricerca sono magari più di 2. Quindi ragionateci su, non andate a fare ricerche no sense. Ricordatevi sempre che dovete simulare un utente reale e non fare un test, uno stress test, andando a vedere se metto una lettera c'è un risultato. No, magari no, ma è anche giusto così. Fate sempre dei test che siano reali. Se io sono su quell'app, sicuramente cercherò un qualcosa che ha a che fare con quell'app, una biblioteca, una libreria, un libro, qualcosa che appunto sia attinente e non senza alcun senso. A questo punto, comunque, visto e considerato che questa sezione generalmente sembra funzionare dal primo impatto, direi possiamo passare alla sezione prenotazioni e vedere un pochino se anche quella funziona o c'è qualche problema. Qui in generale possiamo andare a vedere le nostre vecchie prenotazioni e aggiungere delle email con le quali prenotare. Quindi per esempio iniziamo a provare ad aggiungere un'email con la quale prenotare qualcosa. Ok, qua succede subito qualcosa di strano, ovvero che se io clicco più e inserisco un indirizzo email, magari anche non effettivamente vero, @gmail.com, non mi interessa, se clicco inserisci mi dice che questo indirizzo non sembra essere associato a nessuna prenotazione esistente. Ma questo è ovvio, cioè io per ora non ho ancora fatto nessuna prenotazione con questo indirizzo, quindi non mi è chiaro se effettivamente io vado a inserire i miei indirizzi email in questa sezione o se posso vedere le prenotazioni associate ai vari indirizzi email, cosa che però dovrei poter fare qua filtrando con questo tastino di questo menu. Quindi anche qua forse io segnalerei un bug usability di qualche tipo, probabilmente qua medium o high, se devo essere sincero, perché è sicuramente una funzionalità più importante ed è un pochino più impattante. In effetti il comportamento è un po' particolare, perché Carlo si trova nella sezione le mie prenotazioni e dal menu a tendino dovrebbe poter vedere tutte le prenotazioni fatte con l'indirizzo col quale si è registrato. Nel momento in cui fa più, in effetti gli dice aggiungi un altro indirizzo, ma quando lo va ad aggiungere gli risponde con non ci sono prenotazioni associate a questo indirizzo, ma nella realtà lui non l'ha mai registrato. Quindi è un comportamento sicuramente strano. Io lo segnalerei come uno usability medium, semplicemente perché mi trovo in una sezione dove mi dice recupera le tue prenotazioni, mi offre la possibilità di aggiungere un nuovo indirizzo, magari per la prima volta, e quando lo vado ad aggiungere mi dice non hai prenotazioni associate, quindi nella realtà non dovresti farmi aggiungere l'indirizzo lì, ma dovresti farmi aggiungere ad esempio nel profilo, e poi invece dalla sezione prenotazioni andare a giostrare con le prenotazioni fatte con l'uno o con l'altro. Quindi è un po' particolare e forse nel posto sbagliato. Vediamo intanto Carlo cosa scopre andando avanti.
A questo punto direi, per confermare i nostri sospetti, proviamo a prenotare una presenza in una biblioteca con un'email che non è ancora stata registrata in questa applicazione. Per esempio proviamo a prenotare qua, ok, qua va bene, abbiamo un pochino di informazioni, facciamo prenota per esempio. Non mi interessa, selezioniamo zona rossa, prenota. Al punto dell'indirizzo email proviamo a metterne un altro. Ok, questa volta mi dice che è necessario confermare l'indirizzo email per la prenotazione dell'email ritrovata. Proviamo a cliccare su apri email e vediamo dove ci porta. Ok, ci porta correttamente sull'app delle mail. Allora clicchiamo per ora fine di qui e vediamo se tornando possiamo per esempio trovarla nelle mie prenotazioni. Per ora no, non possiamo ancora trovarla. Vabbè, proviamo a confermarla via le mail e riapriamola. Ok, qui posso andare a cliccare su conferma nelle prenotazioni, immagino di essere perfetto, riceverai una conferma email con i codici di accesso, quindi sono riuscito a andare a fare una prenotazione. Ancora però non la vedo nella sezione delle mie prenotazioni, quindi anche qua forse io segnalerei un bug, nel senso che a questo punto mi aspetto di poterla vedere, di poter interagire con quella prenotazione lì. L'email di conferma della prenotazione è arrivata, il codice di prenotazione è arrivato. Non vedo però modi per poterla visualizzare in app. E ancora una volta qua non c'è in app. A questo punto proviamo a inserire un indirizzo email con il quale ho effettuato la prenotazione qua in app e vedere se magari è per questo motivo. Ok, questa volta effettivamente me l'ha preso e tornando alla pagina delle prenotazioni vedo che non è ancora stato confermato, quindi proviamo ad andare a confermarlo. Ok, a questo punto vedo indirizzo email confermato correttamente e però qui ancora mi dice che non è stato confermato. Proviamo a cliccare su verifica conferma. Ok, questa volta finalmente ha funzionato. Ok, quindi in realtà alla fine anche questa funzionalità è andata. Forse, come dicevo prima, non è molto chiaro il fatto che io devo andare prima a fare una prenotazione con un'email che non ho registrato qua e poi registrarla per vederla tra le mie prenotazioni. Forse io mi sarei aspettato di poter andare ad aggiungere un indirizzo email senza dover avere prima nessuna prenotazione associata, e questo quindi è chiaramente un bug di tipo usability. Bene, abbiamo visto che Carlo ha fatto un ragionamento perfetto. Perché? Perché ha voluto provare e ha capito come funziona l'associazione prenotazione con nuovo indirizzo email. Se avete notato, lui ha fatto tutti gli step e si è fatto le domande durante gli step di verifica ed è andato a controllare se in effetti quella prenotazione fosse stata registrata e se fosse stata associata all'indirizzo che non aveva ancora nella drop down list, nel menu a tendina per intenderci. Nel momento in cui ha fatto tutti gli step, la prenotazione è comparsa. Quindi, tornando a quello che abbiamo detto nel break precedente, in effetti l'unica cosa strana è il come viene aggiunta la seconda email, ma nel momento in cui l'utente ha fatto suo il funnel di prenotazione anche con una nuova email, in effetti poi funziona tutto. Quindi l'unica cosa, come dicevo appunto nel break precedente, sarebbe eventualmente da segnalare con uno usability medium, andando a spiegare il perché in quel punto non è abbastanza chiara la funzionalità da completare. Tant'è vero che poi, una volta invece fatto, e magari lo allegherei anche come evidenza, tutto funziona correttamente. A questo punto proviamo a cancellare un indirizzo email e vediamo se funziona. Ok, tutto funziona correttamente. A questo punto direi riprendiamo l'email della conferma della prenotazione e vediamo se anche il tasto di cancella la mia prenotazione funziona, ma cliccando mi sembra che tutto stia funzionando correttamente. Clicchiamo abbrevia. Ok, perfetto, la prenotazione non può essere più annullata perché questo slot non può essere più rassegnato. Riproviamo, annulliamo e ritorniamo qua, clicchiamo di nuovo su cancella e vediamo cos'è che è andato storto. Proviamo a cliccare su abbrevia. Tra l'altro non capisco perché abbrevia quando io la sto effettivamente cancellando, però proviamo a cliccarci sopra. Non funziona. Ok, quindi di fatto non riesco più a cancellare la prenotazione per qualche motivo. Qui non sono al 100% sicuro se sia un bug di qualche tipo, perché lo slot non può essere più riassegnato. Per esplorare un pochino a fondo le possibilità proviamo a reinserire l'indirizzo email e vedere se poi posso finalmente cancellarla. Perfetto, e vedo la prenotazione. A questo punto posso provare a fare abbrevia la mia prenotazione. Ok, ancora una volta non può essere più rassegnato. Questa cosa qua però comunque potrebbe essere perché effettivamente qua sono le 12, io l'ho prenotata alle 12 e sono già le 12:47, quindi proviamo a prenotare nuovamente un nuovo posto per magari per esempio le 13. Magari, visto che siamo già in questa pagina, prima facciamo un breve check che tutto sia effettivamente inoltrabile con le varie modalità, ma mi sembra che sì, è tutto ok. Prenotiamo di nuovo nella solita biblioteca che avevo scelto anche prima. A questo punto scegliamo però le 13, prenotiamo.
e andiamo a prenotare. Prima io per esempio qua non ho cliccato condizioni d'uso, proviamo a vedere se anche questo funziona ed è tutto ok, e ancora una volta tutto sembra a posto. Ok, perfetto, effettivamente adesso con questa nuova prenotazione io posso vedere diversi tasti, non solo più abbrevia ma anche cancella, vedi e aggiunge al calendario. Quindi qui posso anche andare per esempio effettivamente a cancellare la prenotazione ed effettivamente è stata annullata con successo, perfetto. Ok, anche in questo caso Carlo ha fatto un po' di ragionamenti. Non l'ho voluto interrompere perché era interessante capire come stava ragionando e dove volesse arrivare. Come avete notato, lui ha provato a cancellare sia l'email che aveva associato e dopo è andato a prendere l'appuntamento che aveva prenotato con quell'email. Ha provato a fare la cancellazione dall'email, ma nella realtà quando poi arrivava in app la call to action che veniva mostrata era abbrevia la tua prenotazione. Lui in un primo istante non si è accorto degli orari, dopo ci ha ragionato su, la prenotazione era alle 12, erano già le 12:47 e infatti la call to action diceva abbrevia, non cancella. A questo punto lui, quando se ne è accorto, ha capito che non era un bug. Quindi fate attenzione, quando pensate di aver trovato un bug, ragionateci su, perché Carlo ci ha ragionato e ha evitato di segnalare un non bug, perché infatti la call to action diceva abbrevia la prenotazione. Tant'è vero che quando è andato a rifare tutto il processo di associazione dell'email e di prenotazione di un altro slot in biblioteca per le 13, è riuscito a prenotarlo e è riuscito a cancellarlo poiché non erano ancora le 13. Quindi tutto funziona correttamente. Ovviamente bisogna essere un po' più attenti a quello che si sta facendo, a quello che si vuole verificare e anche a magari riguardare quello che avete registrato per capire se in effetti quello era o meno un bug, sempre perché magari nel caso di Carlo la prenotazione l'aveva fatta a mezzogiorno, lui provava a cancellarlo a l'1:10 e infatti la call to action non era cancella ma abbrevia, quindi tutto corretto. Ok, grazie Fabio per questa seconda puntata, ti devo interrompere qui purtroppo perché sennò il video diventa mastodontico e super lungo ed è meglio quindi andare a spezzettarlo in un prossimo episodio. Quindi ragazzi, mi raccomando, voi che state vedendo, iscrivetevi al canale che così non vi perderete il terzo episodio di questa miniserie di Coach Review. Spero vi stia piacendo, ma come al solito lasciatemi nei commenti qualsiasi tipo di suggerimento per andare a migliorare questi video o richiesta o anche semplicemente chiarimenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio di questa miniserie che uscirà a breve sul canale.